Bentornati in soffitta, amici e nostalgici buongustai. Oggi si mangia e si sogna, perché in questa puntata succulenta, affumicata e carica di ricordi vi portiamo a tavola con Bud Spencer. Sì, avete capito bene, quei fagioli, quelli leggendari che Bud e Terence spazzolavano via a mestolate nei film spaghetti western, quelli che guardavi da ragazzino pensando «ma quanto devono essere buoni sti fagioli?» Quelli lì. Ecco, oggi ve li raccontiamo e ve li cuciniamo anche, perché in fondo, se non li trovate al supermercato, ve li potete fare da voi. Anzi, vi dirò di più. Io non li ho mai trovati, sti benedetti fagioli alla Bud Spencer già pronti. Sì, esistono, li vendono pure col marchio ufficiale della famiglia, ma pubblicità non ne facciamo, anche perché non possiamo dirvi se siano davvero buoni come quelli alla Trinità Style. Noi, per non sbagliare, ce li cuciniamo in casa come piace a noi. E diciamolo, quanti di noi hanno sognato almeno una volta di affondare il cucchiaione nella pentola come faceva Terence Hill in Lo chiamavano Trinità, con la camicia sporca, lo sguardo furbo e un fil di pane in mano da fare invidia ai panettieri, e dietro di lui Bud Spencer, che con quella faccia da buono e le manone da gigante mica mangiava, divorava, metteva fame solo a guardarlo. Era un rituale, un balletto rustico, schiaffi, sganassoni e poi fagioli, sempre fagioli. E noi lì, col piatto vuoto in mano, a immaginare il profumo che usciva dalla pentola. E allora oggi, nella nostra soffitta, abbiamo deciso di rendere omaggio anche a questo pezzetto di mito. Non un film, non una diva, ma un piatto. I fagioli alla Bud Spencer. Eccoli qua, versione casalinga, ma con tutto l'amore per il cinema che ci ha cresciuti. Prendete appunti, perché questa ricetta non è solo buona, è proprio da duri col cuore tenero. Allora, cosa vi serve? Pochi ingredienti, ma d'impatto, come Bud d'altronde. 500 grammi di fagioli borlotti già cotti, che già solo a guardarli ti senti in un saloon. 150 grammi di pancetta affumicata a cubetti, una cipolla bella tritata, passata di pomodoro circa 400 ml, uno spicchio d'aglio se vi piace l'effetto sudore da cowboy, un po' di peperoncino, non troppo, ma quanto basta per scaldare l'atmosfera, una foglia d'alloro, sale, pepe e olio extravergine d'oliva e ovviamente pane rustico da rompere con le mani, altro che coltello. Pronti? Via! In una padella larga fate rosolare la cipolla e l'aglio, se vi va, con un filo d'olio. Quando la cipolla inizia a dorarsi, buttate dentro la pancetta e lasciatela sfrigolare come si deve. Vi sembrerà di stare già sul set. Poi tocca ai fagioli e alla passata di pomodoro. Aggiungete anche la foglia d'alloro e il peperoncino sbriciolato. Coprite, fuoco basso, e fate andare per un quarto d'ora abbondante. La casa si riempirà di un profumo che sa di legno, di fuoco, di West e anche un po' di TV a tubo catodico e coperte sul divano. Ecco qua, i fagioli sono pronti. Ora non vi resta che servirli con un mestolo di legno e un'espressione da pistolero affamato. E mentre li gustate, magari con un bicchiere di rosso, rimettete su, continuavano a chiamarlo Trinità, e ditemi se non è la cena perfetta. Ma ora tocca a voi. Avete mai provato a cucinarli? Li avete mai trovati al supermercato quei fagioli ufficiali? O anche voi siete rimasti con la voglia e ve li siete fatti da soli, magari con la fantasia di essere accanto a Bud e Terence in mezzo al deserto? Scrivetecelo nei commenti e se il video vi è piaciuto lasciateci un like alla Bud Spencer, ovvero bello pesante, iscrivetevi alla soffitta e cliccate sulla campanella per non perdervi le prossime puntate. Si parlerà ancora di cinema, bellezza, sapori e perché no anche di schiaffoni leggendari. A prestissimo, amici della soffitta, e ricordate, una padella di fagioli può essere più epica di un Oscar. Basta solo saperla guardare con gli occhi giusti.